volte noi donne sentiamo il bisogno di chiedere scusa per le nostre ambizioni nella vita, per i differenti punti di vista, soprattutto se non vestiamo quel ruolo della donna tradizionale. Sono Michaela, mi è venuta l'idea di parlarvi di questo argomento perché avevo letto un articolo sull'ultimo libro che ho appena finito. Era un articolo che veniva citato da New York Times e l'intervistata è una over 60, la direttrice della Stanford Center of Longevity. Lei diceva con un tono ironico, ma forse non troppo, che saranno loro, le over 60, a dare la spinta alle giovani donne di oggi, perché hanno saputo portare avanti carriera e figli, hanno saputo ad affrontare le discriminazioni, hanno saputo e imparato a vivere da sole quando i figli sono andati a vivere fuori casa. E stavo riflettendo su questo ed è vero che è così, che è vero che hanno tanto da trasmettere e poco, forse niente da perdere, ed eccomi qua a parlare con voi di questo, a riflettere sul coraggio, sulla grinta e sulla giusta e legittima aspirazione. Non è la vostra responsabilità quello che gli altri pensano di voi. Sì, non ci deve sfiorare minimamente il pensiero di che immagine creiamo nella testa degli altri. Se non piacciamo a una persona, non ha a che fare con noi, almeno che questa persona sia il nostro figlio o sono i nostri cari, altrimenti non ci deve toccare, perché subentra una specie di preoccupazione che ci tiene lontane da noi stesse, da essere creative, da essere libere. Noi dobbiamo aver controllo sulla nostra agenda, sulla nostra vita, su quello che ci piace, su quello che non ci piace. Non possiamo vivere in balia di quello che dicono gli altri che sia buono e utile per noi. Altrimenti sarebbe frustrante. Pensate al pilota del Formula 1. Per lui il momento più difficile è quello del pit stop, perché sa che non ha controllo sulla situazione e che sa che il raggiungimento del suo obiettivo dipende da quanto gli altri fanno bene il loro lavoro. Tieni le promesse con te stessa. Noi donne, se vogliamo essere efficienti e se vogliamo impegnarci seriamente in una cosa, ci riesce. Perciò se avete un obiettivo da raggiungere, che avete deciso di raggiungerlo, fatelo, trovate il metodo, trovate il tempo libero, non lamentatevi che non c'è tempo libero, perché il tempo dobbiamo inserirlo noi. A volte dobbiamo dire di no, a volte dobbiamo prendere delle decisioni un po' difficili, a volte dobbiamo fare dei sacrifici, però credetemi che dopo poco si vedono già i frutti. Immaginatevi che abbiamo un'amica Jenny, diciamo, che lei disdice all'ultimo momento l'appuntamento con noi perché vuole stare sul divano e guardare l'ultima serie Netflix. Come restiamo? Oppure sempre lei che pretende sempre di essere a dieta e si lamenta sempre e la vediamo spesso che mangia la pizza con il salmone piccante, la bibita, la torta ma se questa amica fossimo noi e se siamo sempre noi a procrastinare e a posticipare sempre i nostri obiettivi, la nostra autostima poco alla volta ci risente. Non lasciate qualche chilo in più che vi definisca. Nella mia infanzia ricordo che la mia mamma mi vestiva con 2 paia di pantaloni durante l'inverno per far sembrare le mie cosce più piene. Non mi sarei nemmeno accorta della mia particolare magrezza se lei non fosse così cauta, però comunque vi ricordo questa cosa sorridendo, perché io mi sentivo forte e correvo, giocavo, mi ricordo che correvo tantissimo e mi piaceva tantissimo. Anche voi se avete un'attività del passato che la facevate con piacere, ricordatevela ogni tanto perché fa bene, carica, dà tanta positività, almeno a me fa questo effetto. Oggi i media purtroppo esagerba un po' con l'ossessione per il nostro corpo, non sappiamo mai se siamo troppo grassi, troppo magri, troppo alti o troppo bassi, abbronzati o non abbastanza. Non è sicuramente un modo sano di pensare. Il nostro corpo non dico che lo dobbiamo ignorare, però non dobbiamo nemmeno solo accettarlo e non dobbiamo nemmeno considerarlo un accessorio. Dobbiamo amarlo, dobbiamo prenderci cura del nostro corpo, dobbiamo sentirci fortunati che abbiamo
abbiamo un corpo completo e abile, e correte, ballate, ma non fatelo necessariamente per dimagrire, ma anche per la gioia di essere abili a fare qualcosa. E se lo fate, fatelo per voi stessi, ma non solo, ma dovete farlo anche per i vostri figli, dovete essere un esempio per i vostri figli, per le vostre colleghe, per le vostre amiche, perché se noi ci amiamo il corpo, vedono anche gli altri e magari così costruiamo una società diversa. E noi donne non abbiamo bisogno di mostrare né, non so, décolleté o gambe, o dobbiamo mostrare risultati, dobbiamo essere competenti. E non abbiamo bisogno di lottare per la parità e per favori o gratificazioni. Dobbiamo essere noi stesse, dobbiamo essere creative, dobbiamo essere libere, dobbiamo essere sicure delle nostre qualità innate. Ho detto quasi tutto. Se volete seguitemi su Instagram, oppure iscrivetevi al mio canale, oppure scrivetemi in direct Instagram per dei messaggi personalizzati. Vi ringrazio tanto, ci vediamo tra una settimana. Grazie.